Sentirti circondato da delle persone giuste per te è una sensazione meravigliosa, però non è così facile trovare una cerchia di amici che ti fanno sentire che quello è davvero il tuo posto, che ti fanno sentire compreso, che sono delle persone adatte a te. Oggi te ne parlo con Baldur's Gate. Stop touching me! And the mad wizard falls! Saves me the trouble. Aristotele disse che l'uomo è un animale sociale, che noi siamo naturalmente portati ad aggregarci in gruppi e formare società. Abbiamo il bisogno di stare in mezzo alle persone, ma soprattutto di non sentirci soli. Insomma, di avere qualcuno vicino, ma non qualcuno a caso, perché proprio come in un buon GDR tipo Baldur's Gate, l'importanza di avere le persone giuste nelle proprie parti fa davvero la differenza nel gioco, no? Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. E allora, pensando al nostro party di Baldur's Gate, che cos'è che dobbiamo tenere presente per capire quali persone fare entrare nella nostra vita, nella nostra cerchia? Direi che la cosa principale da tenere presente quando incontri un nuovo personaggio e non sai se farlo entrare nel tuo party oppure no, è quello di guardare l'allineamento. Il tuo party deve avere un allineamento abbastanza bilanciato. Se tu sei un malvagio, magari caotico, di certo non potrai far entrare uno che ha un allineamento buono. Anzi, quello a malapena vorrà parlarti. Al contrario, se tu hai un allineamento buono e fai entrare un malvagio all'interno del tuo gruppo, bene che ti vada, a un certo punto si stancherà, si annoierà del tuo fare da benefattore e prenderà e se ne andrà in modo abbastanza pacifico. Ma siccome i malvagi non sono famosi per essere pacifici, è molto più probabile che ti rovinerà la reputazione, oppure si rivolterà contro di te o contro qualcuno del tuo gruppo e alla fine farà fuori qualcuno, che sia un tuo amico, alleato o qualcuno con cui volevi instaurare una relazione. Facciamo un esempio pratico. Pensiamo a Corgan. Forte, eh? Ma se tu hai un animo gentile e altruista, forse non è proprio nel tuo interesse circondarti di stronzi. Insomma, queste persone diversamente buone non condivideranno certo i tuoi valori, quindi frequentandole magari per un po' ti divertirai anche, ma sul lungo termine ti ritroverai alla fine circondato di persone su cui non puoi fare affidamento. E prima o poi ci sarà il momento in cui avrai bisogno di qualcuno di fianco su cui poter fare affidamento. Ma al di là dell'affidamento, alcune persone appunto possono risultare tossiche per te, possono nuocerti semplicemente standoti accanto, toglierti energia invece di dartela e risultare proprio velenose per te. E a lungo andare potrebbero anche un po' influenzarti. D'altro canto, chi ha un animo più egoistico, narcisistico, aggressivo, troverà noioso frequentare persone troppo diverse da loro, con un allineamento troppo puro, troppo buono, diciamo. Tenendo presente che giocare da malvagi può essere sì divertente, ma dopo qualche quest nessuno vorrà più vederti entrare nella sua città. E magari inizieranno anche ad attaccarti a vista. E farebbero anche bene, quindi pensaci su. Ma passiamo ad un'altra caratteristica e pensiamo un po' alle quest. Le quest nella nostra vita fisica possono essere reinterpretate come i valori. Un valore è una direzione verso la quale tu vuoi andare e circondarsi di persone che vogliono seguire la tua stessa direzione significa non ritrovarsi mai soli. Quindi insomma qualche quest in comune ci deve essere. Voler aiutare genuinamente un tuo compagno, essere lì nel momento in cui ha bisogno di risolvere un problema, interessarsi a lui, aiutarlo quando è in difficoltà o magari appoggiarlo nel momento in cui si ritrova a fare una scelta difficile, ti garantirà la sua lealtà e insomma anche la sua collaborazione. Sarà reciproco il suo volerti aiutare nel momento in cui tu avrai bisogno di lui. Insomma, tu fai una sua quest e lui ne fa una tua, no? E Baldur's Gate ci dà un insegnamento importantissimo riguardo alle quest e in particolare all'accettare le quest dei tuoi compagni o comunque delle persone che incontri. Perché se tu accetti una quest e gli dici sì, adesso la facciamo e poi alla fine non la fai, continuando ad ignorare magari i loro lamenti, la loro insistenza sul ehi, mi avevi detto che mi aiutavi, quando è che lo facciamo? Alla fine ti abbandoneranno. Se prendi un impegno con loro, devi portarlo a termine
E non solo devi farlo, ma devi farlo anche in tempistiche ragionevoli. Beh, direi che ha senso. Quindi ecco l'impegno che ti prendi nella tua vita quotidiana. Oltre al prendersi semplicemente un impegno con una persona e poi non essere in grado di rispettarlo, è anche il non riempirsi di relazioni quando non si è in grado di gestirle. Insomma, approfondire una relazione, che sia una relazione di amicizia, di amore o quello che vuoi, richiede impegno e richiede un impegno attivo. Ma dedicare questo tempo, questo impegno, è una cosa che lascerà molto ad entrambi, perché è proprio l'affrontare delle quest insieme che crea un'unione. Ti ritrovi a sconfiggere nemici, risolvere enigmi, prendere scelte importanti insieme, ma tutto questo richiede conoscenza, perché pensa di avere un party e avere l'healer del gruppo che si mette in prima linea. E ne esce sempre distrutto, ma per forza! Ma quello che tu puoi fare per il suo bene e per il bene del gruppo è proprio fargli capire l'importanza del suo ruolo, riconoscere le sue qualità, le sue capacità e aiutarlo a valorizzarle. Questo porta un beneficio appunto a lui, a te, a tutti quanti. Però ho un po' deviato dall'aspetto delle quest, mi sa. Mi sono lasciata trascinare dal discorso. Quindi, ritornando al capitolo delle quest, insomma, condividere dei valori con le persone che stanno al tuo fianco è davvero molto importante. Più i valori saranno condivisi, più piacevole sarà il viaggio insieme. Ma passiamo all'ultimo punto, voglio parlare un po' dell'esperienza. In Baldur's Gate, quando tu sconfiggi un nemico, l'esperienza viene equamente suddivisa tra tutti i membri della squadra, indipendentemente da chi ha fatto cosa, indipendentemente dal fatto che tu hai sconfitto tutti da soli mentre quell'altro è rimasto indietro seduto a farsi lo spuntino. Insomma, un pezzettino per ognuno. In questo modo ogni componente potrà crescere e diventare più forte. Se tutti crescono equamente, nessuno rimane indietro e ogni componente del tuo party avrà la possibilità di sviluppare le sue abilità e arricchire anche il suo bagaglio di magari armi o magie o quello che è. Vedere quali abilità svilupperanno nel tempo ti permetterà di conoscerli ancora meglio e questo a sua volta ti permetterà di aiutarli ancora di più e, a livello di reciprocità, a ricevere anche aiuto da loro. Quindi sii felice di questa esperienza condivisa, nutrili e falli crescere. E per fare tutto questo, secondo me c'è un'abilità centrale che tutti di base dovremmo avere, ma se non ce l'abbiamo andrebbe comunque sviluppata, che è una cosa che si può fare, ossia l'empatia. Riuscire a capire il punto di vista dell'altro è un'abilità preziosissima. Riuscire a mettere da parte un po' il tuo mondo per avere una visione sul mondo dell'altro è davvero di grandissimo valore. E capire l'altro ti permette anche di scatenare il suo potenziale. Perché facciamo l'esempio di Minsk, ad esempio. Lui è lì con il suo cricetino, tranquillo, ma se riesce a farlo arrabbiare, scatena una forza enorme. Questo ci dimostra che tutti abbiamo un'enorme forza e dobbiamo solo avere la giusta leva per riuscire a scatenarla, a valorizzarla. Ecco, nella vita reale magari questo, scatenare il Minsk utilizzando la rabbia, può sembrare un pochino manipolatorio, ma cerchiamo di capire la metafora. È la conoscenza e l'empatia che ci permette di valorizzare gli altri. Quindi, tirando le somme, che dobbiamo fare per riuscire a costruire un buon party? Allora, secondo me, si parte dal trovare un allineamento comune, dal trovare persone allineate con il nostro stesso allineamento. Poi di avere delle quest comuni, oppure essere disposto a fare le quest dell'altro con la consapevolezza che anche l'altro sarà disposto a fare le nostre. Insomma, avere un sistema valoriale che si riesca ad unire. E infine la condivisione dell'esperienza, l'empatia, insomma, la capacità di capirsi, capire l'altro, entrare nel suo mondo. Ecco bene, io per oggi mi fermo qui. Come sempre, se il video ti è piaciuto lascialo un mi piace, magari condividilo con qualcuno che potrebbe trovarlo utile, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.